Parte finalmente la stagione 2023 e come prima che cade l'anno voglio portarvi una bomba. Siamo nella ridente Erez, come potete vedere alle mie spalle, con la V4R 2023. Eh sì signori, come l'anno scorso abbiamo provato la V4S, quest'anno non siamo a una presentazione stampa, ma siamo qui con i tester Ducati, perché ci sono poche V4R in giro al momento, sono ancora molto difficili da trovare, diciamo così. Ma nonostante questo faremo 2 giorni qui a Erez e poi 3 giorni a Portimao, dove avremo modo di testarla a fondo. Non voglio dilungarmi oltre, voglio salire in sella e soprattutto farvi sentire immediatamente le prime impressioni. La prima uscita dell'anno è un qualcosa di quasi magico. Nuove speranze, nuovi obiettivi, nuovo tutto. E sentite che cazzo c'ho sotto il culo. V4R 2023, 240 fottutissimi cavalli di pura potenza di Borgo Panigale. Wow! Mamma mia! Rettilineo! Wow! 16.500 tiri! Come cazzo va? No vabbè. Il problema è che quando si ritorna in moto dopo un inverno sentiamo tutti un po' dei Pinocchio. Detto questo, passiamo subito a raccontarvi com'è questa V4R. La sto usando in modalità completamente originale, scarico di serie, quindi modalità stradale. Nonostante questo, mappe con piena potenza e tutto, ovviamente. Allora, partiamo con le prime impressioni. Hanno fatto un lavoro incredibile sull'elettronica, che pensavo che già dal V4S non ci fosse possibilità di migliorare questo discorso, e invece sono riusciti ancora a fare uno steppettino in avanti. Anti-wheeling e traction, boh, io non so cosa dire. Vado un attimo più piano, se no non mi sentite. Ecco, mi è partito il... oh, porco zio, mi è partito lo strap. Un'altra cosa molto figa è, come dicevo, il controllo. Guardate, questo è un destra molto difficile, seconda si esce full gas, la moto non si alza di un millimetro. Impressionante. Guardate, io quando devo metterla prima non ne ho, cioè pam pam pam. Dai, togli veloce. No. Io per prima metto Anche io. Io sono uno che mi rompono il cazzo perché dicono vai lavorare troppo sul motore, no? Quindi dovresti fare più e invece faccio posteriore a un grip allucinante. Rispetto al V4S con gomma finita fa una strada che prima non... adesso è meglio. Un anno dopo rieccoci qua. Cioè, questo mezzo è un qualcosa di senza senso. Non ci siamo concentrati molto sui dati tecnici, quindi ve li sparo proprio pronti via. 240 cavalli e mezzo in configurazione racing con l'olio specifico. Come vedete, oggi sto provando, come ho già detto, la moto in configurazione stradale, quindi scarico stradale, e con questa configurazione abbiamo una ventina di cavalli di meno. Ma in ogni caso, vi dico, non si sente così tanto. Me ne accorgo solamente quando incontro gli altri ragazzi che hanno appunto lo scarico, e quando sei dietro vedi che allungano un po', ma in ogni caso in una pista così guidata come Erez si sente e non si sente. Come chili siamo attorno ai 172, incredibile anche quello, e vedete che la moto è un po' accrocchiata con sopra dei
materiali dei poteri forti, non preoccupati, ovviamente sono tutte quelle strumentazioni che servono a Ducati per capire e per analizzare tutti i dati che stiamo raccogliendo in questi giorni sulle tre moto. Quindi non è altro che una telemetria per la moto di serie. Di differente rispetto alla V4S ovviamente troviamo le sospensioni meccaniche al posto che elettroniche. Come vi ho sempre detto, non è che mi ci sono trovato meglio, peggio e via dicendo, è che con queste hai una risposta di prestazione molto più lineare e molto più progressiva durante tutti i giri. Non ho toccato assolutamente niente, siamo alla fine della prima giornata, qualche turno ho messo in saccoccia, tolta un po' la ruggine di questo inverno, e pronti via. Abbiamo sparato dopo una trentina di giri un 45,5 e col V4S, come vi ricorderete, eravamo sul 45,0 o giù di lì, quindi assolutamente non male. Soprattutto mi devo riabituare e capire molto bene come si utilizza questa moto, che sembra uguale a quella dell'anno scorso, ma invece cambiano 1800 giri di utilizzo, e proprio per questo il freno motore in inserimento di curva, cioè proprio è una cosa completamente diversa. Ragazzi, poi so bene che a voi le parole non piacciono molto e neanche a me, quindi ripartiamo con la prova della V4R. Titone, il mio compagno di squadra, ragazzi, che roba pazzesca. Entri a cazzo di cane a Erez e ti trovi il tuo compagno di squadra che sta provando col suo ondino per cercare di starmi davanti nella stagione. No, scherzo, finché se non va forte lui qua, non so chi altro dovrebbe andare forte. Allora, per andare un po' più nel dettaglio su questa V4R 2023, la cosa che posso dirvi è che ovviamente il mio punto di paragone è anche una differenza tra una moto che era un 1100 e una moto che è un 1000. Sotto possiamo sentire che è un attimino più vuota, ovviamente, ha un pelo meno coppia, quindi bisogna per forza andare sulla prima, i tornantini, e non la seconda. Questo anche perché secondo me, avendo ancora lo scarico originale, il sotto è più pronunciato rispetto alla pura potenza in alto. Oh, che bello! Quindi si fa il fattore lì, ancora va bene, infatti a me manca qualche giro in alto, ma nonostante questo voglio veramente di nuovo fare un applauso ai ragazzi che si sono occupati dell'elettronica, perché questo affare è una lama, ragazzi. La cosa che non mi faceva impazzire del V4S e della sua elettronica era un pelo troppo trattenuta anche a livelli bassi, quindi con traction A1. Qui invece si è andati a liberare e adesso senti veramente la potenza nelle mani. Quando ti abitui troppo ad avere un'elettronica che ti fa tutto, per un pilota non è il massimo. Porca troia come esce, ragazzi.
te strano. Ho preso l'umido. Ho preso il solito bagnatino della 8. Ero dietro di lui, guardavo il suo posteriore. Pum, a guardare. E poi a... Ebbene ragazzi, tiriamo le somme, o meglio i tempi, dato che lo so, voi non ve ne frega niente di tutto il resto, volete solo la carta stampata, il cronometro. Quindi l'anno scorso stesse condizioni con catalizzatore e via dicendo con la V4S 1,45 e 2. Quest'anno, come avete visto, nonostante i giri dove ho trovato sempre un po' di traffico eccetera eccetera, 1,44 e 3. Quindi direi un miglioramento veramente importante, nonostante mi sentissi in sella non così tanto a mio agio come il V4S, ed è una roba strana, ma questo proprio perché la mia guida, come vi dicevo, è più improntata su quello stop and go, che sul V4R è un pelo più difficile da fare, e mi sarebbe piaciuto molto star lì a metterla un attimino a posto per i miei gusti, ma non volevo assolutamente falsare questo test. Quindi, come avete ben visto, stesse gomme, scarico originale. Andremo a Portimao, vedremo se riusciremo a usare quella full power con 240 cavalli. Purtroppo avete visto, shit happens, come al solito, tutte demolizioni ha fatturato la prima dell'anno. Però ragazzi, abbiamo due ruote e l'equilibrio è instabile, non si può fare altrimenti. In più, quando ho visto Zanna lì davanti che vi tirava, non ce l'ho fatta, e peccato perché sarebbe stato ancora un tempo migliore rispetto a quel 44,3. Ma con i se e con i ma, come ben sapete, non si va da nessuna parte. Quindi chiudiamo qui questo video. Spero di essere stato abbastanza esauriente, di avervi fatto vedere un po' tutte queste chicche nuove sulla V4R 2023. Direi che siamo carichi per il campionato e quindi, come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video. Esattamente, al prossimo video.